Iniziamo a fare due chiacchiere su un argomento che normalmente non è nelle mie corde. Volevo parlare del rifugio antispecista Cuori Liberi e dei 10 maiali uccisi. Uccisi anche se sani, anche se portatori sani di una malattia. Ma dobbiamo tornare un filo più indietro per capire un secondo il discorso in generale. La peste suina africana è una malattia virale altamente contagiosa tra i suini e sta causando una ondata enorme di abbattimenti massicci in Lombardia. Lombardia che, nel caso non lo sappiate, ha circa il 50% dei capi suini di tutta Italia, 4 milioni circa di maiali. Ora, l'abbattimento ha riguardato circa 30.000 capi tra portatori sani e malati. La possibilità che un maiale sopravviva alla peste suina africana è bassissima, la contagiosità è fuori scala. A Cuba, nei scorsi decenni, sono stati dovuti abbattere circa 500.000 di capi, per dare un'idea. E il problema reale è proprio la contagiosità. Perché la contagiosità? Perché si diffonde direttamente e rimane nel territorio facilmente. Bastano le scarpe sporche uscendo da una porcilaia per contagiare altri allevamenti. Bastano gli animali allo stato brado, anche solo cinghiali che si avvicinano per essere contagiati e diffonderlo. Bastano animali che si accostano alla porcilaia, uccelli, topi, eccetera, che dovrebbero essere all'interno, che sporcandosi portano all'esterno. Un animale, un altro dei dati che forse dovete avere a mente, che un animale che è portatore sano può, fino a un anno successivo al contagio, può spingere il contagio. Ora, l'ATS Lombardia ha emesso una ordinanza di abbattimento massivo, vi dicevo 33.000 suini circa. Tantissimi animali abbattuti. E tra questi un rifugio, Cuori Liberi, con una cinquantina di animali, di cui una decina anche sani, che, siccome gli altri erano stati contagiati, sono stati abbattuti. A nulla è valso la constatazione del fatto che non fossero animali destinati al consumo umano, erano in un rifugio, quindi erano animali scappati, tenuti a fine di vita, che avrebbero passato il resto della loro vita in tranquillità in un rifugio antispecista. Ma il problema non è mangiarli o no, il problema qui è la contagiosità della malattia. I volontari hanno detto che avrebbero seguito stretti protocolli, che sarebbero stati in quarantena, che avrebbero messo le tute o eccetera. Ma voi vi fidereste? Nel senso, immaginiamo che alla fine di tutto questo saranno stati abbattuti probabilmente una cinquantina di migliaia, se va bene, di animali, se non va bene saranno un centinaio di migliaia. Voi lascereste un focolaio di portatori sani che fino a un anno dopo potevano diffondere la malattia in un punto? Obiettivamente voi lo lascereste? E non so che soluzioni di contenimento volevano fare, ma non sarebbero mai dovuti uscire, perché non puoi controllare che ci sia una nutria, un topo che gira o altri animali intorno. E non puoi nemmeno obbligare i volontari cioè non puoi controllare se davvero i volontari seguono le misure di sicurezza che ti dicono. Basta una persona che si sposta. Addirittura si vocifera che sia vero o meno, che sia stato un allevamento a diffondere per dolo o colpa. Addirittura c'è chi ipotizza che lo sapessero benissimo ma non l'hanno dichiarato per non dover abbattere tutti ovviamente i capi di bestiame. Io lo capisco il fatto che gli animali nel rifugio facciano più pena. Sono animali che sono riusciti a scappare o a sottrarsi alla morte, che sono coccolabili, che sono lì, che sono tenuti bene. Capisco, umanamente, per quanto io sia il bastardo senza cuore autistico, capisco il sentimento. Mi fa un po'
specie, sorridere il fatto che 10 animali siano assolutamente da salvare, degli altri 30 milioni ne frega niente a nessuno, ma quello è normale, no? Vogliamo bene all'animale, che bello il maialino che vediamo su Instagram e poi mangiamo la cotoletta, quello è l'irrazionalità classica. Non riesco a capire invece chi ti dice sarebbero dovuti essere salvati solo perché erano lì all'interno. Non capisce secondo me molto di quello che è un approccio che con le pandemie, con le epidemie è l'unico che puoi tenere, cioè che è risk-based, basato sul rischio. E il rischio in questo caso non è valsa la vita di 30.000 altri capi di bestiame, di sicuro non voleva la vita di altri 10. Per quanto questa cosa possa sembrarvi cattiva, bastarda, sì, lo so, non è un problema. Lo accetto assolutamente volentieri. La cosa buffa ancora è che ce la si prende per questi 10 e per i celerini che fanno i celerini, ok? Ne ha parlato Alessandro Masala, Breaking Italy, andate a vedere di cosa e di come, di tutti i dettagli ai celerini. Cioè, c'era De André, no, che diceva che il cuore tenero non è una dote di cui si incolmi i carabinieri. Tra l'altro nella seconda versione. Nella prima credo che fosse spesso gli sbirri al loro dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono a prendere il treno, era Bocca di Rosa. Però non è nemmeno quello il discorso, ok? Potremmo fare altre 2 puntate sui celerini che fanno i celerini, sulle metodologie eccetera, potremmo farlo sull'attivismo, sull'antispecismo. L'idea di base però qui è che non c'entra né il celerino né l'antispecista. C'entra un'analisi del rischio, c'entra un'analisi del rischio conservativa, quello che volete, che è l'unico modo in cui si può parlare di fenomeni di questo tipo, che non sono in my backyard, cioè non sono il fatto se ho la pattumiera o no che voglio mettere davanti o dietro casa, non è il mio piccolo giardino, il mio piccolo animaletto carino che coccoloso, è l'idea di tenere sul territorio, in un posto dove può ripresentarsi un focolaio di una malattia. E spero che chiunque, spegnendo un attimo il cuore e accendendo il cervello, lo possa pensare in maniera razionale. O almeno è così che la penso io. Ma io sono solo Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Cambiamo argomento, dai, torniamo all'intelligenza artificiale. No, neanche. Prima facciamo altro. Parliamo di Google Maps. È una notte, la notte del 30 settembre del 2022 e il signor Paxson, che vive nel North Carolina, torna a casa sul suo pick-up. Torna a casa, piove come Dio la manda, è buio ed è in una strada che non è illuminata perché è in mezzo alle campagne del North Carolina. E a un certo punto arriva a un ponte, lo imbocca e si schianta con un volo impressionante perché il ponte non c'è. Il ponte non c'è ed è caduto anni prima, ma non c'è segnaletica perché è vandalizzata o quello che è. Comunque la società che doveva gestire questa cosa non l'ha rimessa e il navigatore di Google lo sta guidando lì e lui sta guardando il navigatore, quel poco che vede nella strada con il temporale e si fida. La famiglia Paxson ha deciso di fare causa a Google per non aver aggiornato la mappa. Non solo, in realtà ha anche evidenze, plurime evidenze a quanto pare, del fatto che molteplici segnalazioni sono state fatte, ma che Google non ha mai aggiornato la mappa. Ha fatto causa anche ovviamente alla società che ha la gestione per non aver rimesso a posto la strada, ma quello è un discorso un attimo diverso. Fa impressione pensare a quanta gente guarda solo Google Maps invece che la strada, ma me ne accorgo anch'io. A me è successo in mezzo alla Grecia di seguire una strada e di trovarmi bloccato perché la strada diventava uno sterrato, non riuscivo ad andare né avanti né indietro e non avevo una macchina che poteva fare uno sterrato.
colpa mia ancora una volta, ma non solo colpa mia. Nel 2020 un giovane automobilista russo è morto congelato dopo che lui e un amico si erano persi seguendo Google Maps e un percorso. Nel 2019 un camionista di Giacarta ha perso la vita precipitando da una scordiera perché stava seguendo un percorso di Google Maps con un autoveicolo o con un camion, non mi ricordo, ma un percorso che in teoria andava bene solo per le moto. Nel 2015 una donna è morta per un incidente in Indiana dopo che il marito è precipitato anche lì da un ponte demolito seguendo Google Maps. Ci sono tante cose di cui parlare, una di queste è quanto noi ci affidiamo ovviamente alla tecnologia, dimenticandoci anche ogni tanto di far funzionare il resto del cervello, ma lo capisco, ho detto, sono finito dentro anch'io. L'altro di questo è quali obblighi hanno le piattaforme. Se fosse in Europa adesso il Digital Services Act probabilmente entrerebbe su questa verticalità chiedendo conto alla società del fatto di non aver seguito le segnalazioni. Magari non una responsabilità solo ed esclusivamente per il fatto di non aver aggiornato, ma per non aver seguito le segnalazioni assolutamente sì. E poi ci sarebbe da parlare di tecnologia e di senso critico, ma ce lo teniamo per un'altra puntata, è molto più lungo del tempo che abbiamo adesso. C'è una cosa che nella tecnologia invece rimane una costante, è che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. L'ultima di quelle che ho visto è di Pinterest. Pinterest che per diversity e inclusion, cioè per inclusione e per tutelare le diversità, sta introducendo un nuovo sistema. Pinterest, se non lo sapete, è un sito web che fa mood board. Mood board è un termine tecnico nel mondo del design che racconta praticamente immagini simili tra di loro. Immaginate di dover decidere come fare il salotto, prendere tante immagini che trovate online dei salotti che piacciono a voi e metterle in un'unica pagina con tutte queste cose. Viene usato tanto per outfit, per vestiti. Quindi i vestiti che mi piacciono per un matrimonio, il matrimonio rinascimentale, il matrimonio goth o cose del genere. Dicevo, Pinterest sta introducendo un nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale che permetterà agli utenti di trovare immagini che si allineano con la forma del loro corpo. L'idea di base non è male, è stato fatto anche con un paio di associazioni molto grandi statunitensi di body positivity. E l'idea è fare in modo che la persona magari un po' sovrappeso trovi dei corpi come i suoi per sentirsi accettata. E non c'è niente di male in tutto quello. La cosa che mi viene in mente, e non capisco come non sia venuto in mente a tanti altri, è che non esiste una pistola che può sparare solo ai cattivi. E non esiste una tecnologia che possa essere utilizzata solo per scopi nobili. La stessa tecnologia, se io ad esempio dico di avere un corpo estremamente magro, funziona benissimo per selezionare tutta quella parte di pro-ana, quindi a favore dell'anoressia, che io voglio cercare, o per riempire tutte le mie parafilie particolari, per qualunque tipo di corpo, per qualunque tipo di problema, per qualunque tipo di deformità, per qualunque tipo di disabilità. E non c'è modo di fermare questa cosa, perché non puoi certificare il tipo e dire cerchi solo il tuo di tipo o escludi solo il tuo di tipo. Quindi, ancora una volta, personalizzazione, molto bello, impatto psicologico, mi viene da pensare che ci saranno problemi anche qui. E mi viene da pensare che i problemi ancora una volta non sono fatti perché c'è qualcuno di profondamente cattivo e sbagliato dall'altra parte, ma solo ed esclusivamente perché qualcuno ha pensato, ma forse non abbastanza, o almeno così credo io. E nell'ultimo blocco vorrei parlare di TikTok, non in generale di TikTok però, ma di una nuova funzione che è stata annunciata, che prevede l'obbligo da parte dei creatori di contenuti su TikTok di etichettare
sfruttare quei contenuti che sono realizzati utilizzando l'intelligenza artificiale. Questo cosa significa? Significa che i creatori di contenuti sono incitati, se non obbligati, a segnalare se un contenuto è stato in parte tutto generato o alterato con l'intelligenza artificiale, per fare in modo che le persone non credano, non si riconoscano all'interno di, ad esempio, standard inarrivabili o per disinformazione. Cosa succede se non ottemperano a questo obbligo? Che se qualcuno segnala e si scopre questa cosa, prendono delle penalità che possono portarli addirittura alla chiusura dell'account, come in tante altre cose, come nella violenza, come nel linguaggio non inclusivo, come nella nudità, eccetera eccetera eccetera, che di per sé non è male, è un ottimo punto di vista. È sicuramente un ottimo punto per partire, per dire voglio dare consapevolezza dei contenuti reali o non reali, della trasparenza dietro alcuni tipi di contenuti. Mi fa un po' più invece pensare l'idea della disinformazione, ma perché? Perché TikTok viene utilizzato per viralizzare eventualmente disinformazione. Se io domani devo fare vedere Civati arrestato per furto di banane in un supermercato, posso benissimo mettere quella immagine e a quel punto a me interessa poco del fatto che mi chiudano l'account o meno, e oltretutto non è automatico, devo fare delle segnalazioni, se mi segnalano lo chiudono. Ma dal momento in cui io metto centinaia di fotografie finte fatte con l'intelligenza artificiale di Civati che viene arrestato, prima che qualcuno lo segnali, che controllino e che mi chiudano eventualmente l'account, passa abbastanza tempo da viralizzarlo tranquillamente, fare in modo che altri utenti lo riprendano, lo rilancino anche su altre piattaforme, eccetera. Quindi ancora una volta un'ottima iniziativa con qualche particolarità. Magari qualche particolarità non particolarmente pensata. O almeno, ancora una volta, questo è quello che ne penso io. La puntata di oggi finisce qui. Mi piacerebbe che commentaste la notizia che vi è piaciuta di più o che vi ha più interessato con il vostro commento e che mi facciate sapere cosa vi piace, il formato, eccetera. Settimana prossima abbiamo di nuovo Guido. Lunedì abbiamo una nuova puntata di una nuova serie che parlerà di marketing, molto carina, si chiamerà Marketing e c'è un ospite di eccezione, uno di quelli fantastici. Per il resto nulla di particolare. Buon fine settimana, riposatevi e divertitevi. Se vi serve, i contatti sono qui sotto, registratevi. Grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.